Buon pomeriggio a tutti e bentornati a una nuova puntata di Backstreet State of Mind, i Backstreet Boys spiegati male. Ciao Ale! Ciao, benvenuti a tutti quanti. Oggi siamo belle cariche su una bel puntatone Allora, con nuove news grazie a questo ragazzo qui, il mio love di Alexuccio nostro che ci ha dato il un mio sacco di omonimo, soddisfazioni ieri, se non sbaglio, altro ieri. l'altro Però era ieri. puntata registrata prima dell'operazione alla Sì, io spalla. ho un problema con la successione dei giorni in questo periodo. Comunque, sì, è andato ospite appunto al Jennifer Hudson Show e gli hanno fatto questa breve intervista, insomma, breve ma pregna di contenuti. E finalmente abbiamo, dillo tu cosa abbiamo? Delle date, ma delle date serie, non dei numeri campati in aria che sembrava di indovinare il Superenalotto. Ecco cos'era il 27 che Allora, il diceva che nostro aveva Alex scritto ha lì. annunciato finalmente delle date per i suoi progetti solisti. Quindi abbiamo il 27, Alleluia! 27 di novembre, che è il giorno del compleanno di Elliot, e l'ha scelto apposta, ovviamente. L'uscita del suo EP. Singolo praticamente, no? Immagino di sì. Non so se è solo singolo, se ci sarà anche magari un'altra canzone, non lo Altre so. robette. Mm. Mentre il 9 di gennaio, cioè il suo compleanno, l'uscita finalmente dell'album intero. Quest'album che noi aspettiamo da 20 anni probabilmente a Guarda, questo l'aveva punto. fatto ascoltare nella cruise dal 2013 almeno, però questo vero nell'intervista dice 4 anni poi che ci lavora. Tra l'altro, dillo che cosa abbiamo detto quando l'abbiamo visto al Allora, Comic praticamente Con. lui ha detto che questo album si chiama, allora, il singolo, l'EP, insomma, si chiamerà Hi, My Name is Alex, perché come ha detto più volte, lui vuole farci conoscere Alex e non AJ, che è quello dei Backstreet Boys. Io sono Pure il mio, ho visto? felicissima di conoscere, Nome Alex. Alexeia. Mm. Mentre l'album intero si chiamerà Hi, My Name is Alexander James. E io mi sono ricordata che quando io e Ale abbiamo incontrato Alex, a questo punto, al Comic Con in Germania nel 2023, Sì, a dicembre. lui aveva fatto appunto nel panel, nell'intervista che le avevano fatto, aveva già parlato del suo album che doveva uscire soon all'epoca, figurati, Sì, ehm, sono e loro aveva proprio. già millantato il fatto che l'album avrebbe avuto un titolo composto di due parti collegate tra loro. E Ehm, quindi Ora io non so se avessi registrato questa parte dell'intervista o no. Eh, devo Se controllare. ricercherò, riguarderò nelle mie registrazioni, dovessi trovarla, Perché io stavo là, perché io anche gli ho fatto la domanda. Non mi ma, ricordo chi mi ha ma chiesto, la ma tua domanda l'ho registrata di sicuro, sono certa di sì, no, questa cosa. me l'hai Ma mandata non so poi. se avevo, perché non ho registrato proprio tutta l'intervista. Devo vedere, se dovessi trovare questa parte la posto sui social, così almeno vedete che Io ho cosa. una brutta cosa, perché poi mentre lui parlava e quando stavo registrando, io facevo i commenti. Quindi probabilmente se trovo la mia, c'è la mia con il mio commento. Diete No, viva! io no, quello no, però non avevo registrato tutta l'intervista, quindi può darsi che quel pezzetto lì non ci sia. Comunque, quindi finalmente abbiamo date. Io sono oggettivamente, ovviamente, in quanto Alex Girl, finalmente molto, molto, molto contenta, E ci perché fino voleva adesso anche perché... avete eh. avuto solo content voi Carter Girls, adesso tocca a me. Beh, Ehm, giusto, ma a me piace poi, no, tra l'altro lui ha fatto delle canzoni stupende,
ho scoperto non tanto tempo fa che lui aveva rifatto Love on the Brain, no? La canzone. Sì, è una canzone, mi pare fosse di Rihanna, una cosa del genere. Io ho sentita e ho detto, "Ah, ma, e poi ho capito che era una cover. No, poi il Ok. Love Song Love, No, no, vabbè, no, poi ma c'era tutta quanta la parte, a me è piaciuto tantissimo, per esempio Night Vision, sì, sì. adoro la canzone Smoke. Certo. E, l'altro giorno stavo guidando ed è partita l'ultima che aveva fatto uscire Electric, mi piace un sacco. Mi mette un sacco di Electric? hype. It's electric. E, e niente, quindi aspettiamo con ansia questo singolo e poi l'album. E, tra l'altro io aspetto, spero vivamente che abbia inserito, spero di sì perché cioè, continua a citarla sta canzone, quindi una canzone che faceva appunto nei concerti quando ha fatto il tour con Joy, che si chiama Arizona, che per lui è molto importante perché è andata a fare questa sorta di Ah, ritiro in Arizona per... diciamo che è stata un po' la sua rinascita. Ha esatto, ritrovato Alex. esatto, e quindi è bellissima quella canzone, l'avevo sentita perché qualcuno aveva postato un video fatto in un concerto e mi erano venute le lacrime, quindi non vedo l'ora. E altre cose che ha detto, vabbè, poi ha parlato chiaramente della Sphere, dei concerti, ci ha... Diciamo che c'è stata anche poi nello stesso giorno in cui O sono comunque, uscite sì. sì, insomma, una cosa del genere, Mhm. o un giorno dopo, insomma, comunque nella settimana, proprio tutta la famiglia McLean si è messa all'opera perché la cara Rochelle è andata come ospite in un podcast, When They Pop. ehm, When They Popped, e, ha Le detto e salutiamo. praticamente Non ci ascolteranno mai, ma le ciao! salutiamo. Sì. Le colleghe. Loro avevano avuto anche Howie, Sì, beh, quindi loro sono un filino di loro un livello diverso dal nostro, ma sì, vabbè. c'hanno anche il jingle e tutto quanto. Sì, 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 noi siamo più Ehm, caserecce, ma dall'altra parte è spiegato ma male, noi li spieghiamo ragazzi. male, quindi cioè, eh. E ha detto che Scusate se fisso il vuoto di qua, non sono completamente impazzita, ma ho presenze feline che mi girano per casa. ah, io invece cerco sempre di spostarmi per far vedere Nick, ma il mio Ma iPad qui oggi è che tutto su entra. Alex, si vede Alex, Lo so, l'importante è ma questo. io voglio il mio carterino. Io anche sono E storta per far vedere Alex, ma va bene. Ma tu sei seduta in braccio a lui. Che bello, ma Sembra. magari, ma magari. E niente, praticamente la cara Ro, Howie, gli aveva detto prima nel podcast che è stato grazie a lei che hanno avuto l'idea di fare Millennium 2.0. Ah, sì, sì, ha E spiegato lei ha proprio. raccontato tutto quanto. Vai, vai, di. Sì, 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 ha detto che praticamente lei gli aveva proposto più di una volta, cioè lei gli ha detto praticamente a me come fan, cioè, non voglio entrare nel vostro lavoro, ci mancherebbe, però io vi dico da fan che cosa mi piacerebbe vedere, da fan a me piacerebbe poter andare a tutti quei concerti a cui non sono potuta andare perché ero troppo piccola, non avevo i soldi, eccetera. Lei ha fatto l'esempio di un vecchio tour Madonna. di Madonna. E quindi ha detto, secondo me voi dovreste rifare il Millennium Tour perché è stato il vostro tour iconico e molte vostre fan, molti vostri fan non sono potuti venire perché erano ancora ragazzini o non avevano i soldi per poterlo fare, quindi dovreste rifarlo. Subito la cosa è stata lasciata cadere, dopodiché Ma lei in realtà lei ha ogni continuato. tanto lei continuava a Santa donna. ricordarglielo e finalmente quando è venuta fuori la proposta della Sphere hanno deciso di farlo. Tra l'altro ha detto Che delle poi è altre... stata una sorpresa anche per lei. Lei l'unica cosa che aveva visto era il make-up di Siberia, degli Ecco, vabbè, effetti. molto bello, molto bello. È giusto Eh, l'unica parte che mi ha lasciato perplessa di tutto lo La show. cosa che le figlie sono andate. Poi lui giustamente ha detto delle altre cose molto carine riguardo alla Sfera, ha detto che a parte delle cose divertenti, per esempio prendendo in giro Brian, perché no, non è vero, non lo Ha prendeva in detto il giro. vecchietto. Però diceva appunto che gli hanno dovuto mettere la barra perché lui è terrorizzato dall'altezza, l'hanno anche un po' fregato senza dirgli quanto sarebbero andati in alto per farlo salire, no? Insomma,
eccetera. E poi ha detto appunto che uno dei momenti clou per lui è stato una delle ultime sere, quando le figlie sono andate a trovarlo nel backstage e gli hanno proprio detto quanto erano orgogliose di lui, no? E per lui come papà è stato ovviamente un momento, Anche un perché momento papà, molto importante. Io fantastico. l'ho anche postato sui social, ho detto io come fan, ma tutti noi come fan possiamo andare avanti all'infinito a dire quanto siamo orgogliosi di lui, perché effettivamente lo siamo, ma tanto, però sono felice che se lo sia sentito dire dalle persone più importanti della sua vita, perché sono quelle le cose che poi uno si ricorda, no? Non tanto quelli sconosciuti che ogni tanto ti dicono e ti Anche perché mi paventano. pare che io gli ho detto anche quando durante al panel gli ho detto sono orgogliosa di te Io per... non ero troppo impegnata a ricordargli che Breathe si scriveva con l'H. Ehm, Dettagli. E niente, quindi ha detto queste cose qua e poi ha fatto anche ha dato anche una notizia bomba, una rivelazione bomba che noi Cosa che noi non ci non saremmo mai sapevamo e che è aspettati. il motivo per cui Ale, a differenza mia, io ho lo sfondo con Alex e Ale invece ha lo sfondo con la copertina dell'album di Natale dei Backstreet Boys, quindi A Very Backstreet Christmas. Perché questa cosa? Perché Alex ha annunciato che per un altro anno di fila sarà Natale a novembre. Ehm, No, l'altra volta a luglio però. e l'altra volta, esatto, l'altra volta era luglio, agosto, quello che era. Questa volta a novembre, perché a quanto pare hanno deciso di ripubblicare, no, l'album di Natale con, dice, due canzoni nuove che non erano state inserite in quello vecchio. Ora, il problema è questo. Oh, sono caduta, come al Nella solito. vecchia versione, cioè della prima edizione, c'erano più versioni, tra cui anche una versione di Target, che Che chiamano ho la io? versione di Target, anch'io ho quella, per cui non ho capito, forse era quella internazionale, non lo so, No, 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 sicuramente no, non l'ho era comprata da l'esclusiva Target. di Target e a me l'ha è andata a comprare la mia amica americana e me l'ha spedita. Ma ascolta una cosa, ma era quella che ha Feliz Navidad e It's Christmas Time Again, no? Sì, sì, è quella. Sì, ma io ho quella e ti giuro che non me l'ha comprata nessuno da Target. Vabbè, te Cioè, l'hanno... Se sono sbagliata a inviare, vabbè. non lo so, comunque, vabbè, io ho voluto quella apposta perché io, vabbè, chi mi conosce e sa, e chi non mi conosce lo sa adesso, che io sono, credo probabilmente in una vita passata un elfo di Babbo Natale o qualcosa del genere perché sono ossessionata dal Natale, quindi ovviamente Anch'io. per me l'album di Natale è stato un regalo di quelli terribilmente Ma belli. anche perché quell'album è una Molto cosa belle, ma io proprio adoro gli spettacolare. album di Natale in generale, nel senso che quando un artista che poco poco mi piace fa un album di Natale, io devo averlo perché è proprio una roba, penso di aver consumato, non sto scherzando, consumato talmente tanto da averne comprato un altro, a suo tempo l'album di Natale di Celine Dion, che è tipo per me la dea. Ah, sì, che c'è These are la the mia special canzone, times. la Ninna Nanna di Basta, la Brahms. Bible sono un sacco di canzoni, a parte alcune originali, altre cover come hanno fatto i Backstreet Boys, ma chiaramente stiamo parlando di Celine Dion. Che cosa Canzone di vogliamo stare? Natale, cioè, ma Celine Dion, lasciamo perdere. Per cui io, oltre ad essere ossessionata dal Natale, ho una passione sfrenata per la canzone It's Christmas Time Again. Mi piace da morire, ok? Non so perché, ma a me fa Natale da morire. Era la mia suoneria prima di cambiare in Winter Wonderland quando è uscito poi il... Ecco. E E tu sai chi l'ha scritta? Lo sai perché a me piace tantissimo quella canzone? la Oltre al fatto che sia So che l'ha scritta tra... Nick con... No, 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 ma per quello ti dico perché, perché era un periodo in cui lui non stava tanto bene e si erano tutti incavolati, lo dice sul libro, erano tutti arrabbiati con lui perché si stava trascurando, stava bevendo un po' di più, sai, no? Quel Mhm. periodo là. E gli avevano detto che quella era tipo una cosa tipo questa è l'ultima possibilità, una cosa del genere, mo, perché poi Mm. il libro l'ho letto tanto tempo fa, quindi non me lo ricordo, però quella canzone per lui è un po' è stata una rinascita e quindi io ho nel cuore quella canzone anche per quello, ancora di più, già mi piaceva, adesso mi piace ancora di più. No, io non lo sapevo, non sapevo questa cosa, mi piace proprio solo la canzone, cioè la trovo proprio carina, allegra, natalizia, mi Sì. piace, quindi non ce l'avevo.
perché non avevo un singolo o un qualcosa. No, perché hanno fatto uscire solamente il digital Esatto. download. E quindi quando è uscita la possibilità di di avere l'album con anche quella canzone lì, l'ho presa. Molto meno interessata a Feliz Navidad, che è una canzone che in generale chiunque l'abbia fatta, e l'ha fatta anche Celine Dion, per dirvi, non mi ha mai ammazzato più di tanto. Cioè, Manco io. l'ascolto, ma niente di che. Spero agno in Sì, la so a felicidad. memoria, ma non Anche perché perché le dice so, solo quello. perché le so tutte, però no. E quindi niente, c'è questa re-release che, beh, innanzitutto ci fa felici, però invece il discorso era, spero che queste due nuove canzoni siano effettivamente due nuove canzoni che non abbiamo mai sentito e Tipo non Jingle siano Bell, metti, no? semplicemente le due che c'erano nella versione di Target messe sul CD, ma spero di no, E insomma. poi noi abbiamo fatto anche la nostra piccola teoria, Supposizioni. abbiamo la supposizione, ecco, Ecco, che non abbiamo abbiamo fatto solo noi da quello che leggo in giro, però io la prima cosa che ho detto ad Ale quando ho sentito l'intervista, ho detto rifanno l'album di Natale, le ho detto subito, speriamo che magari, giusto che c'è l'album di Natale, riusciamo ad avere anche quel benedetto speciale che dovevamo avere nel 2022 e eh, che non abbiamo avuto perché sono successi casini in cui non vogliamo entrare al momento. legali, no legali però vabbè, Sì, accuse, esatto, e gli emittenti che dovevano mandare in onda questo speciale non l'hanno più mandato. Disney, Eh, ABC che appartiene alla Disney. mi ricordavo ABC che adesso appartiene a Disney. Perfetto. Non Sostanza, lo so perché io gli ho scritto, gli scrivevo, ma era Disney. sostanza, non c'è niente di appurato, è assolutamente una nostra congettura, non solo nostra, perché ho sentito altra gente che lo diceva, ma lui non ha detto nulla, non c'è niente di sicuro, è semplicemente una speranza, diciamo. Io non smetto di sperare prima di morire di vedere quel benedetto speciale I'm di dreaming Natale. of a very backstreet Christmas, actually, very backstreet holidays. No, è perché, Perché sarebbe una bella cosa, insomma, no, poi finalmente. secondo me c'è anche la cosa che adesso col fatto della Sphere, della residency, adesso vengono a novembre, vengono in Austria, sui monti con Annette. Sì. E secondo me loro lo fanno anche perché quell'album, per colpa di Mm. quello che è Certo, successo, non è non ha stato avuto, non promosso. è stato, con tutto che non è stato promosso, ha fatto bei risultati, però non ha avuto l'amore, cioè il successo che meritava, perché Anche quell'album perché è loro una ci cosa avevano messo una roba spettacolare. tipo 20 anni per fare quell'album, cioè noi fan erano 20 anni che gli chiedevamo questo benedetto album di Natale. E hanno L'hanno fatto fatto e l'hanno con fatto bene, tra l'orchestra. l'altro, come di solito fanno le cose loro, e però non hanno potuto in qualche modo farlo godere come avrebbero voluto, perché avevano preparato tutta una serie di cose che poi in realtà non sono andate in porto. L'anno scorso già ci eravamo presi un pochino una rivincita quando li hanno invitati alla cerimonia dell'accensione delle luci dell'albero al Rockefeller Center e hanno cantato le Quello canzoni dell'album e già questa cosa ci aveva fatto piacere e poi avevano messo online i tre, mi sembra 3-4 video che avevano fatto di alcune canzoni. erano Happy Days, Happy Days, Silent Night. Silent Night, Oddio. forse c'era The Christmas Song, questa, Mhm, quella sì, Chestnut perché è quella Stonano preferita. Sì, si chiama sì, così? Ok, sì, è perché per la canzone me è preferita la di mio canzone delle marito. castagne, Sì, ma tu non sai. per me è quella. Io Ehm, all'inizio non dicevo chestnut. Non mi ricordo che cosa dicevo, ma qualcuno bruciava sul fuoco. Carino, No? carino. E quindi, boh, quindi ci eravamo presi un pochino di rivincita, ma io quello Jack speciale lo Frost, voglio ecco che ancora. dicevo. Jack Jack Frost, Frost, ma non poverino! ricordo. Io. Ma poverino, sciolto, vabbè. Quindi niente, queste Così. sono le novità, quelle più salienti. Poi, altra novità carina. Alex, che sappiamo essere uno Swiftie perché non l'ha mai nascosto,
ha, Tra l'altro l'ha detto anche nell'intervista, mi pare. sì, sì, lui aveva fatto conoscere Taylor Swift a Elliot quando era piccolina, sono andati a Non vedere è... l'Eras Tour, cioè lui è abbastanza uno Swiftie. Non è Quindi, molto Swiftie. Adora. ehm, No, anche Rochelle, ecco chi l'aveva detto, mi sono sì, sbagliato. Ho sì, confuso sì. due nel podcast, sì, l'aveva detto Ehm, lei. E, sì, lei è ancora più Swiftie di lui, credo, perché lei posta molto contenuto Swift related, a cui io metto like tutte le volte, perché effettivamente lei era molto in hype per questo nuovo album, eccetera. Quindi, comunque lui che cosa ha fatto? Praticamente qualcuno ha fatto un mashup tra Everybody e Everybody. una canzone dell'ultimo album di Elizabeth Taylor Taylor Swift, si chiama. Elizabeth Taylor, esatto. E Jay l'ha ripubblicata, no? Dicendo una cosa del tipo, cioè ha ripubblicato questo Faceva mashup. la tipo così, si è alzato, si alzava Esatto, così. dicendo qualcuno doveva farlo, no? Eccetera. E la Taylor ha commentato un Tutto po'. uppercase, tutto Tutto in in uppercase, un po' in maiuscolo. fan mode, com'è il suo modo di fare, dicendo una cosa tipo Oh, hi AJ, no? Come se si fosse E tutti stupita in quanti maniera hanno scritto collaborazione, collaborazione, collaborazione. collaborazione, collaborazione, sì. Tra l'altro è un Anche bel se, mashup, da mi quello che piace. sapevo io, nella lotta Backstreet Boys e NSYNC, Taylor era dalla parte NSYNC. Che mi hai detto? Perché anni fa l'hanno premiata a non so più che premi, non so se erano i Grammys o che cosa, o gli MTV Awards, non mi ricordo. Comunque a un premio importante c'erano gli NSYNC, perché vi Quelli? ricordate l'unica volta che si sono riuniti, cioè non possiamo dimenticarcelo, che erano tutti lì per promuovere quella roba del Il film film Trolls. che mio figlio Mm. sì, gli piace tanto. Ecco, e quindi hanno fatto consegnare un premio, hanno consegnato il premio a Taylor Swift e lei è andata fuori tipo fangirl dicendo che oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, io da ragazzina ero mega fan, il che immagino che volesse dire, ma l'ho immaginato io, lei non l'ha mai detto pubblicamente, però se vai matta per gli NSYNC, immagino che all'epoca non potevi non potevano proprio piacerti tutti e due Beh, pubblicamente. Rochelle ha detto che lei era più in sync, però in Vedi? realtà gli piacevano anche i Backstreet Boys. Lei è andata a vederli per la prima volta con una sua amica a Las Vegas. Ecco, vedi? Cerchio. E niente, quindi questo è un po' quello di cui volevamo parlarvi, quello che sta succedendo. L'altra cosa che però non c'entra con Alex, interessante da dire, è giusto così for your information, nel caso qualcuno se la fosse persa, è che il nostro Carter invece ha fatto uscire, dopo gli 3-4 show, quanti ne ha fatti, basati sul suo nuovo album Love Life Tragedy, che si sono tenuti a Chicago e in quella zona, insomma. Mhm. Ha fatto uscire una nuova collezione di merchandise tutta a tema su Amazon. Al momento solo disponibile su Amazon America, ma lui ci ha assicurato, E Sun? grazie Carter, che soon, speriamo non il suo soon, dato che c'è di mezzo Amazon, sarebbe stata disponibile anche in tutti i vari store Amazon del resto del mondo, insomma. Sì, Il che è ottimo perché uno si evita quelle spese di spedizioni folli che mamma mia. normalmente fanno pagare per spedire le cose dall'America. Quasi quasi Anche se paghi di più di spedizione che di merchandise, Ecco, quasi, eh? anche se posso dire la mia, comunque il merchandise già di per suo non ha proprio un prezzo mm, economicissimo, Aspettiamo diciamola il così. Black Friday. Aspettiamo il Black Friday decisamente, e perché noi, Nick, capiscici, siamo povere. Io poi in particolare in questi giorni, perché ho fatto altre spese, diciamola così. Io pure, perché probabilmente Sono le le farò stesse spese che ho anch'io. fatto io, vero? Sì, 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 sì. Stiamo tradendo i 5 americani per gli irlandesi. 4/3 irlandesi al momento. Ma io li ho sempre traditi tutta la vita e lo dico senza problemi. Sono-
A me sono Anzi, sempre piaciuti, li ho visti quando erano all'esordio proprio, letteralmente. io li ho visti più volte, ma adesso sono troppi, troppi, troppi anni che non li vedo e Calcolando quindi che io l'ho visti nel 99 e li vedrò nel 2026, dopo io li, 27 anni li io li rivedo. ho visti l'ultima volta nel 2012, quindi sono tanti anni anche Sono un po' troppi, sì. troppi. Cioè, visti cantare, intendo, poi Sì, poi visti video, podcast, no, uno anche dal vivo al pub, ma questo era un altro discorso. poi me lo dici, eh? Poi te lo racconto, sì, non ci ho parlato però ovviamente. Quale? Dimmi solo quale. Chian. Ah, ok. No, se Pensavo no, avessi... secondo te ero qua a parlarne? Se io avessi incontrato Marco al pub ero qua a parlarne? No, No, io avevo sperato per te ero anche morta in questo quello. momento, figurati, no. Oppure Shane Nicki, per me. Per te. No, no, ero a Sligo nel quartiere dove abita Kian, quindi lo sapevo che lui abita lì. Detto ciò, non mi aspettavo di trovarlo al pub, cioè, ovviamente, perché non è che uno normalmente, insomma, vabbè. Beh, sono Quindi, Westlife comunque, diciamolo. Fanno una residency in Irlanda, i Westlife ah e sì, sì, beh, ma Bonini. pensavo fosse ovvio perché se qualcuno che segue il podcast segue i miei social, ultimamente sono monotematica, nel senso che da quando hanno annunciato questi concerti, io per me non In esiste più fangirl niente. mode. Fangirl mode, assolutamente. Tra parentesi, se può interessarvi, venerdì esce il singolo nuovo. Così, io ve la butto lì. Non me lo Ehm, ricordavo. Grazie per avermelo ricordato venerdì perché esce il sono singolo nuovo con un rimbecillita. titolo stranissimo per cui non so cosa aspettarmi, ma va bene. Come si Ehm, intitola? Chariot. Chariot. Oh, Chariot. Non lo so, a me ricorda una vecchia poesia di, cos'era, tipo William Blake, London, dove parlavano di, vabbè, Speriamo. questo è il mio problema di essere Insegnante? insegnante, aver studiato letteratura inglese, che poi le cose si mischiano, confondono, eccetera. E nient'altro, questo era quello che volevamo dirvi. Adesso aspettiamo in realtà l'annuncio ufficiale di questa re-release dell'album, perché sappiamo che, vabbè, oddio, ha detto una roba del genere in diretta su È sempre un'emittente, Alex, però però è insomma. sempre Alex, esatto. E aspettiamo anche che Però i se ha detto a novembre esce, cavoli, a esatto, novembre esce, se no vado a casa sua lo andiamo a e prendere, gli esatto. dico ti faccio fare io fisioterapia perché Ma si è operato alla spalla. soprattutto aspettiamo anche appunto che i suoi social ufficiali pubblicizzino come si deve questo 27, non buttando lì hints che Date. poi non si capisce. Vogliamo dire un'ultima cosa anche, che è Di stato carinissimo. Lui si è operato il giorno del compleanno di Rochelle, che è stato qualche giorno fa, alla spalla perché si è fatto male ai legamenti, sai, comunque, cioè, età e vari balli. E c'hai una certa, praticamente, Alex. ma Te li porti guarda, benissimo, ma c'hai una certa. però guarda, io ti posso dire una cosa, che è un sole adesso. Ah, Abbiamo un Penny! ospite internazionale, Penny. Ciao. Knock, 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 Penny, knock, knock, Ciao knock, Penny. Penny, knock, knock, Ciao, knock, adesso Penny. scendo la pappa. Adesso scende la pappa. Sì, manca un quarto d'ora, su, Mice. E niente, lui ha portato Rochelle come regalo del suo compleanno, prima, immagino, dell'operazione, Spero. perché insomma, stava lì. mm, L'ha portata a vedere il concerto di Paul McCartney dei Beatles, perché a lei piacevano tantissimo i Beatles, piacciono tantissimo i Beatles, anche a me tra l'altro. Beh, E cioè, quindi... dai. No, c'è chi era, all'epoca c'era il Beatles e battaglia Rolling Beatles e Stones. Rolling Stones, A no? me piacciono C'era entrambi, però. un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, e quello è Morandi, però vabbè. C'avevamo La anche mia noi mamma le... apprezzerà un sacco la tua citazione. Eh? E... sì, no, anche all'epoca c'era il dualismo in Italia, Morandi o Ranieri. C'è sempre stata sta roba, c'era anche il dualismo Britney Spears, Avril Lavigne, c'era Cristina Christina Aguilera Aguilera, Britney e Spears, Britney cioè, Spears. Io avevo l'album di tutte e due.
Cristina Aguilera vocalmente meglio, Io sono forse. sempre stata molto più team Cristina e team Avril. Però Britney, Team Britney, mi piaceva Britney proprio lei come sì, però non ragazza sono prima, mai stata proprio adesso una poraccia. grandissima fan delle canzoni. Cioè, mi piaceva Baby One More Time un sacco, le altre orecchiabili per la carità, però niente Io ho di... due CD di Britney, Mm, i primi due soli, poi io di dopo Britney e di Cristina non ho nulla, ho il di primo Cristina album il primo. di Avril Lavigne, mi piaceva molto. Avril Eh, Lavigne non ho l'album, però mi piace tantissimo, infatti ho fangirlato come una matta quando ha fatto il duetto con Carter. parliamone, tra l'altro gran Eh, bella canzone, Adoro, adoro. bella Get bella Over Me, bella. che poi tra l'altro sarà, secondo me, è stata dedicata a qualcuno che noi conosciamo, di cui non facciamo il nome. Ehm, Magari invece perché l'ha scritta lei e per qualcuno di... cioè, boh. no, secondo me no, perché mi sa che l'aveva scritta Nick Get Over Me, Non lo so, eh. non me lo ricordo. Sì, insomma, Sì, una comunque il nostro brutta Alex persona. molto puccioso, molto carino. Tra l'altro È molto solare. nell'intervista è stato anche molto carino perché a un certo punto, ora io non l'ho seguita tutta, ma so che c'era questa ragazza con sua mamma che raccontava la sua storia, credo fosse una storia legata a qualche sorta, a qualche malattia molto, molto grave, insomma qualcosa del genere. E non so se a un certo punto la host ha detto una cosa tipo che Jennifer adesso ci Hudson. sarebbe Hudson. stato AJ, eccetera, e lei deve aver commentato una cosa tipo, ah, beh, che bello, no? E quindi l'hanno chiamato. E lui è venuto a salutarla ed è stato adorabile. Gli ha detto delle Come cose sempre. veramente che se le avesse dette a me probabilmente sarei sciolta sul pavimento. E, quindi è veramente, veramente una persona adorabile. E sono contenta che finalmente se ne sia reso conto anche lui di Sì, essere una bella persona e di come meritarsi si dice in tutto l'affetto inglese, che ha. he came out of his shell. Cioè, Meno ha proprio male, fatto la metamorfosi. sono proprio, Si proprio vede convinta. proprio, se tu vedi AJ nei primi anni dei Beck, no? Quindi era un po' più... Anche poi lui ci marciava, l'ha detto anche sul fatto che fosse un po' il bad Mhm. boy dei gay, poi E vabbè. poi no, sa chi è. Cuore di panna. E poi adesso invece lo vedi, guardalo, Sì. non c'ha più i capelli scuri, c'ha un sorriso smagliante a 360 denti che poi lo prende anche in giro, Nick, però Che non è gli sta smagliante soltanto bene. perché è bianco come la neve, ma Ma è proprio perché è sì, sì, sì. rinato praticamente, letteralmente. Come diceva lui in quel podcast che aveva fatto durante la quarantena con Ah, Naim Bialik, in cui parlava appunto l'ho sentito poi. delle sue dipendenze, se tutto quanto della sua storia, che è molto interessante, l'abbiamo citato più volte, quindi se volete andare a cercarvelo. The light is on. Lui dice che a un certo punto la luce, no, negli Se ci sarà la occhi si lampadina, eh. accende, Sì, no? sì. Quando uno sta bene e qua si vede proprio che the light is on. Quindi Io bravo spero Alex. anche in un'altra cosa che tante fan non condivideranno, ma io spero che ci sia un ritorno completo con Ro perché sono stupendi Io insieme. credo che a questo Adoro. punto sia, non dico cosa fatta, ma abbastanza, ecco. Sono sempre insieme, si citano a vicenda, si commentano, vanno in... E poi ecco, lui, per esempio, in No Place era Mhm. quando hanno messo tutti quanti gli spezzoni, hanno messo le foto di No, Rochelle. non era Non No erano, Place, era The scusa, era Perfect The Fan. Perfect Fan, no, No Place. No Place è il video Il dove c'è video, lei. stavo pensando, sì. Eh, Sì, no, ma ehm, ripeto, io sono, l'avevamo già detto nella scorsa puntata, se non sbaglio, siamo tutti grandi supporter. E niente, questo è quanto, puntatina un po' breve, ma ci tenevamo a dirvi queste cose. Fateci sapere cosa ne pensate, sempre sui soliti social dove dovete seguirci se non lo state già facendo. Cosa ne pensate a parte dell'album di Alex, che però dobbiamo aspettare di sentirlo, insomma, dobbiamo ma anche della vederlo. re-release di questo album natalizio, se anche voi sperate che possiamo vedere finalmente questo speciale. E ci aggiorniamo a breve con novità, insomma, quando Mhm. effettivamente avremo altre cose di cui parlarvi. Io spero una cosa. Cosa?
che oltre al re-release dell'album ci faranno anche un paio di video musicali che non ci sta proprio male, a me piacciono, Anche a me, oltre a tutti gli però su special. quello non so quanto sperarci. Cioè, o li Sì, hanno sono già impegnati. registrati, e dubito. Magari li avevano già registrati 200 anni fa, solo che Secondo poi dopo me, più di non è quelli che abbiamo successo. già avuto, non credo. Però io sogno sempre, se devo dire il mio sogno, è che in questo speciale, se mai lo vedremo, o in qualsiasi altro frangente, non importa, di sentirli cantare dal vivo, Same Old Lang Syne, che è la mia preferita Oh, della. mamma mia, sì. E quindi spero proprio. Bene, tanti saluti a tutti, un bacione e ci aggiorniamo alla prossima, come al solito, spiegandovi sempre le cose malissimo, come Malissimo. il Mhm. nostro leitmotiv, insomma, il Sì, è il nostro stile. Il nostro nostro stile. stile, state of mind e anche quello di spiegare male. Assolutamente sì. A presto, ciao a tutti! Ciao!